Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di novembre 2025. Lo andiamo a fare tenendo conto dei transiti principali che ci sono in questo mese e apriamo una bellissima croce celtica dove vedremo tutto lo scenario che la tua anima ti metterà a disposizione affinché tu possa realizzarti. Poi andremo ad approfondire l'amore. E poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita da inserire nella pratica dei 21 giorni che state facendo, ok? Per le ragazze nuove la trovate qua sotto la pratica dei 21 giorni per conseguire i più grandi successi come stanno facendo migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Allora, i transiti principali sono Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19, poi Venere in Bilancia fino al 6, poi passa in Scorpione, Marte in Sagittario 5-6 novembre, Giove sempre in Cancro entra retrogrado l'11 novembre, Saturno rimane retrogrado in Pesci fino al 27 novembre, Nettuno retrogrado in Pesci, Plutone in Acquario e la superluna piena il 5 novembre in Toro sull'asse Toro-Scorpione, che è la luna piena che ci fa chiedere, no? Cosa nella mia vita è pronto ad essere goduto, incarnato, custodito e cosa invece va lasciato morire per permettere la vera fioritura, no? L'asse Toro-Scorpione, quindi l'asse della radicamento, stabilità, piacere, trascendenza, morte, rinascita, ok? Tenendo presenti i transiti principali, entriamo nel nostro magico e meraviglioso mondo. Allora, Gemelli. Chiedo al mio amante mistico, nonché spirito guida, di realizzare questa creazione per te affinché tu possa avere libertà, gioia e piena realizzazione. Sabbe satta su chi con tu. Allora, come entriamo? Quale energia entra nel mese di novembre per te? Qual è l'ostacolo, sfida karmica in questo mese principale? Il subconscio, le radici della situazione, cosa è successo a ottobre o le settimane passate, i primi 15 giorni del mese, dal 15 novembre in poi, il tuo approccio, le influenze esterne, le tue speranze e le tue paure e il risultato finale. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà a novembre? Allora, come entriamo a novembre? Qual è il passo di novembre? L'energia, la morte, cambio radicale. E qua hai fatto un grande lavoro, eh? La morte mi parla di chiusura definitiva di un ciclo vecchio. È come se l'anima appena entri a novembre ti chiede proprio di lasciar morire qualcosa che non parla più la tua lingua. Cioè, la morte in questo contesto è proprio una maestra, no? Ti toglie solo ciò che non è più vivo in te. E con Mercurio, che è il tuo pianeta guida, che è retrogrado in Sagittario, no? Se non sbaglio Mercurio è retrogrado in Sagittario, sì. È come se tutto questo si amplifica, no? È come se dovessi rivedere le tue direzioni, ripensare i tuoi viaggi interiori e i tuoi legami, no? Come dovessi rivedere tutto e Mercurio ti amplifica questa necessità. È tempo inizialmente i primi giorni, proprio i primi 4-5 giorni proprio di novembre, di silenzio sacro, di perdono, di accettare che certi cicli si chiudano perché il nuovo possa finalmente esistere. E la luna piena in Toro, il 5, sì, ti dice radicati nel corpo mentre cambi pelle. Radicati nel corpo mentre cambi pelle. Quindi fate attività pratiche, lo yoga sciamanico chi sta facendo 21 giorni è perfetto. Ok.
Adesso andiamo a vedere qual è l'ostacolo, la sfida principale per te in questo mese. L'imperatore è la sfida principale in questo mese, sì, il controllo. Allora, la morte dissolve, l'imperatore struttura, cioè sono due archetipi opposti, uno distrugge, l'altro costruisce, cioè per te la sfida karmica in questo mese è trovare la giusta misura tra disciplina e flusso. Si tratta di dare una nuova forma alla vita. Ti viene chiesto di incarnare l'imperatore non come tiranno mentale, ma come costruttore disciplinato, consapevole. Poi abbiamo qua Marte, sì, in Sagittario entra, abbiamo Marte in Sagittario, che è segno opposto al tuo, no? Ci sarà una certa tendenza a reagire, a voler sapere tutto subito, ok? Ma la lezione è fidati del ritmo divino, va bene? Ok. Vediamo quali sono le radici della situazione. E qua abbiamo il 7 di coppe. Vuoi fare tante cose, vuoi dentro di te come vuoi fare tante cose, si aprono tanti scenari, no? È come se già ad ottobre si fossero aperti degli scenari per te. Ecco, quello che ti ho detto adesso è funzionale alla disciplina, va bene? Affinché tutti i tuoi scenari possano avere luogo senza distrazioni e senza confusione. A poco, perché qua hai un'energia nuova, deve essere canalizzata con disciplina e con flusso. Ogni cosa al suo tempo, perché questi scenari che hai dentro di te, che vuoi realizzare, si manifesteranno poco a poco, disciplina e struttura, va bene? Vediamo cosa è successo nel passato recente. E qua abbiamo il Papa. Guarda, il Papa mi sta dicendo che nel passato recente è come se avessi conosciuto a ottobre una lezione, un insegnamento antico importante, avessi riconosciuto in te. O qualcuno ti ha ricordato una verità spirituale che avevi dimenticato, oppure hai compreso proprio un senso profondo dietro a un evento difficile che hai, con il quale hai avuto a che fare. Hai capito un senso profondo rispetto a un evento difficile con il quale hai dovuto confrontarti. Il Papa ti parla di fede, ma anche di guida interiore. È come se avessi avuto delle risposte a ottobre. Sì. Poi abbiamo Giove in Cancro retrogrado che amplifica anche le questioni legate alla casa, all'abitazione, alle radici, alle memorie affettive. Ciò che hai appreso nel mese di ottobre ora si trasforma in saggezza incarnata. Ok? Ok. Vediamo i primi 15 giorni di novembre. E qua abbiamo il giudizio, ci picchia. Qui c'è la rinascita dopo la morte, cioè è come se l'anima risorgesse dalle sue stesse ceneri. Io vedo che qua nei primi 15 giorni del mese ci saranno messaggi, rivelazioni, sincronicità potenti che succedono nei primi 15 giorni. Mercurio e Giove retrogradi qua lavorano insieme a te come proprio due sciamani del tempo, no? Cioè ti fanno vedere ciò che non avevi capito i primi 15 giorni del mese. Si aprono, cioè come ventate di verità, di rivelazioni, no? Questo è un momento di illuminazione pratica, cioè saprai esattamente cosa devi fare, saprai esattamente chi sei e dove stai andando. Va bene? Ok. Seconda parte del mese. E qua abbiamo il 3 di denari, bellissimo. Dopo la chiamata del giudizio arrivi alla costruzione. Qua vedo della seconda parte del mese collaborazioni, progetti condivisi e riconoscimenti. Abbiamo Marte in Sagittario e Venere in Scorpione che portano passione nei progetti comuni, cioè non fare tutto da solo. E qua vedo che c'è la necessità di unirsi, va bene? Questo è un tempo, la seconda parte del mese, in cui la nuova identità che hai costruito inizia a manifestarsi nel mondo materiale, quindi lavoro, mondo materiale, tutti i progetti che hai, ok? La nuova identità che hai costruito. Vediamo qual è il tuo approccio.
Qua c'è il 9 di bastoni e potresti avere la sensazione di essere un po' stanca o stanco, un po' provato, però sei in piedi, cioè lotti, no? Il 9 di bastoni, questo è il guerriero ferito ma non è vinto, è il guerriero che combatte. Qua vedo che ti proteggerai ma con dignità. E Saturno in pesci qua ti chiede responsabilità emotiva e Nettuno retrogrado ti insegna la compassione. Io ti vedo che sei in questo mese e sei diventata o sei diventato molto più forte spiritualmente e meno reattivo, cioè reagisci meno, molto più forte spiritualmente. Ok? Vediamo le influenze esterne. Bellissimo! Qua abbiamo un 10 di denari. Guarda, intorno a te si crea stabilità, c'è radicamento, anche abbondanza materiale. Casa, famiglia, stabilità, radicamento, forse grazie al sostegno di qualcuno oppure a un lavoro che si consolida. Mm? Il mondo qua, la realtà esterna, ti mostra che quando lasci andare il superfluo, cioè la morte, carta iniziale, e scegli una direzione, l'imperatore, la vita risponde con pienezza reale. Va bene? Vediamo le tue speranze e le tue paure. Sì, hai un po' paura di perdere il controllo, che la vita ti metta davanti delle situazioni ingestibili. La ruota della fortuna qua mi dice che hai paura di perdere il controllo, ma hai, passami il termine, la speranza di lasciarti andare al destino. Hai paura di perdere il controllo, ma la fede di volerti lasciare andare. Cioè sei pronta o pronto al cambiamento, però temi che arrivi troppo in fretta. Perché? Perché la ruota è movimento, va bene? Cioè il karma gira e porta con sé delle nuove possibilità. Allora ti dico, lascia che il vento ti spinga. Non devi prevedere tutto, devi solo sentire. Lascia che il vento ti spinga. Ok? Quindi tanto movimento, tanta azione, eccetera. Vediamo come si conclude novembre. Con uno stop, con una pausa. Qua abbiamo l'appeso. L'appeso qua è la resa sacra, no? Come vi dico sempre, l'appeso è la carta proprio della persona spirituale che si ferma, ribalta la prospettiva. Dopo tanta azione, introspezione, arriva un fermo divino, l'attesa sacra. Questo appeso in cui non è un blocco, ma è una sospensione cosciente, cioè stai imparando a guardare le cose da una prospettiva più ampia. E Plutone in Acquario, a tuo favore in questo senso, amplifica questo, cioè la visione del mondo da un punto di vista più alto, collettivo, guardi le cose più ampie. A fine novembre ci sarà la nascita della tua nuova coscienza. Non solo colei o colui che pensa, ma proprio vedi, vedi, vedi. E la visione è la piena conoscenza, no? Sì, bellissimo, molto profondo, sì. Adesso ti analizzo tutte le aree, vediamo. Allora, partiamo dal lavoro dell'economia. Io questo vedo che è un periodo di revisione profonda qua. Mercurio retrogrado con la morte lì segnalano la fine di un ciclo professionale oppure segnalano la fine di un modo di lavorare. Dalla seconda metà del mese con il 3 di denari vedo che arrivano collaborazioni e nuove opportunità, soprattutto in contesti creativi o spirituali. E questa cosa bellissima nel 10 di denari è una stabilità ed è possibile se costruisci con costanza e visione a lungo termine. Ok? Nell'ambito familiare, invece, con Giove retrogrado in Cancro, vedo che ci sono delle questioni familiari o delle memorie emotive da riconsiderare, questioni familiari. La morte e il Papa qui insieme parlano di un distacco maturo da alcune figure autoritarie o da modelli antichi. Ok? Ti dice ora sceglierai la tua verità, pur onorando le tue radici, ma sceglierai la tua verità. Ci sono anche dei possibili riavvicinamenti familiari se c'è perdono sincero.
possibili. Che qua c'è 10 di denari, sì. Nelle amicizie, nelle relazioni sociali, invece, il giudizio e il 3 di denari mi indicano dei nuovi incontri basati su delle affinità spirituali e visioni comuni. Ok? E ti dico anche una cosa, le vecchie amicizie che non risuonano più potrebbero allontanarsi però senza drammi. Perché l'energia del mese è di co-creazione, cioè di alleati e non di competitori, mi spiego? Le persone alleate a te. Guarda, per quanto riguarda la salute, invece, l'appeso ti invita a riposare, a meditare, ad ascoltare, a fare lo yoga sciamanico, ti dice di evitare stress mentali e sovraccarichi, perché essendo la tua mente molto attiva, in questo periodo rischia un po' di eccesso di stimoli. Eccesso di stimoli. Chi sta facendo le pratiche, ribadisco, è perfetto così. È la pratica che agisce su di te in questo. Quindi è necessaria però in questa stessa, mi dice, rigenerazione attraverso lo yoga, anche delle camminate in natura o dei riti di purificazione sciamanici. Chi li sta facendo con me va bene quello, ma se tu stai facendo i 21 giorni è perfetto così, va bene? Per quanto riguarda la realizzazione dell'anima, guarda, il giudizio qua mi dice è proprio la carta dell'anima che si risveglia. Questo è il mese in cui tu ti risvegli. Il mese ti porta proprio a riconoscere la tua missione, proprio di parola, di visione, mi spiego? E l'imperatore ti chiede di strutturare la tua voce. Il Papa ti collega al mondo spirituale, l'appeso ti fa da ponte tra cielo e terra, quindi è un mese di iniziazione alla vera maestria. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Nessun problema. Va bene così. Nessun problema. Non sei destinato a lottare e combattere il tuo cammino. Lascia andare le preoccupazioni del tuo ego e guarda i muri immaginari crollare. Hai già vinto. Te, carta canta. Ragazzi miei ragazzi, hai già vinto. Cioè, non devi combattere, capito? Guarda i muri immaginari creati dalla mente. Hai già vinto. Bellissimo. Mettiamone un'altra. Sta arrivando. La speranza è all'orizzonte, di fronte alle sfide ricorda che nulla dura per sempre, fidati che l'universo ha cose belle in serbo per te. E qua lo vediamo, cioè lo vediamo, sta arrivando la felicità che volevi. E questo proprio, ragazze mie, ragazzi, è una trasmutazione alchemica per te questo mese. Cioè muore l'ego disperso, cioè la morte, il 7 di coppe, l'ego disperso, no? E nasce il sé che costruisce le fondamenta, imperatore e 3 denari. Cioè, ti stai preparando a servire la vita qua, non più solo a interpretarla, no? Capisco quello, no, a servire la vita. Cioè la mente si arrende al cuore e il cuore inizia a pensare. Bellissimo, ragazzi miei ragazzi, veramente bellissimo. Ok, detto questo, adesso andiamo a vedere come sarà l'amore per te a novembre 2025. Ok, andiamo. Allora, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, vediamo come sarà l'amore per te in questo mese. Come vanno a stare i miei ragazzi e il Signore Gemelli in amore in questo mese? 3 carte per iniziare. La torre, a cipicchia. Beh, qua se abbiamo qua la morte è normale che c'è la torre qua. Le disillusioni. 7 di denari, attesa. Cavaliere di denari. Guarda, ti dico una cosa. Più che sull'amore relazionale con l'altro,
Io qua ti vedo piantare i semi di qualcosa di veramente duraturo. Io vedo che qua hai avuto una grande trasformazione, la morte già ce lo diceva, no? Forse c'è stato il crollo di una relazione o l'elaborazione di disillusioni nell'amore, no? Il crollo di vecchie strutture, il crollo dell'ego, ti ho già detto che qua c'è la morte dell'ego disperso, no? E quindi la prima parte del mese io vedo con questa morte che tagli proprio ciò che non ti serve. Il sette denari è un vivere quotidianamente quello che c'è, quindi a livello anche di persone, della tua vita pratica quotidiana, del lavoro soprattutto, dei tuoi progetti, investirai soprattutto in ciò che è stabile nella tua vita. Se c'è una relazione, quella. Se una relazione c'è, tu stai aspettando, cioè non è che stai aspettando, se c'è una relazione qua con la torre io vedo che crollano le vecchie strutture, cioè si tagliano i rami secchi. Se una relazione è una relazione che si radica nel tempo, che ha dei valori condivisi, come ti ho detto prima, allora funziona, altrimenti crolla tutto, perché non è più la tua verità. E poi vedo che investirai soprattutto nella vita pratica e concreta, nelle tue cose. Il Cavaliere di Denari mi parla di un amore che dentro di te cresce perché stai alimentando la tua quotidianità con ciò che veramente per te ha valore. Laddove c'è una persona, bene, però non vedo un amore da favola qui di quelli a livello esterno, ma soprattutto un coltivare all'interno di te quelle strutture che ti permetteranno di realizzare un amore integro e appagante. C'è una persona, ci saranno delle persone col Cavaliere di Denari che a poco ci si investe a poco, ok? Vediamo l'energia della persona che ti viene intorno, che ti viene incontro. Però la maggior parte di voi vedo che andate piano piano, proprio perché state ricostruendo dei vecchi, state rinascendo dalle ceneri anche a livello relazionale. E molto più gli amici, la famiglia, la condivisione di valori comuni che per voi genera quella cosa che vi genera l'amore, mi spiego? Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese. L'eremita. Caspita, il 10 di coppe. Il 3 di denari. Io ti dico che qua c'è una persona molto saggia, molto paziente che vuole vederti felice. L'eremita, il 10 di coppe e il 3 di denari. Una persona molto saggia, molto paziente che vuole vederti felice. Il 3 di denari, come il 3 di denari qui, mi parla del fatto che qua c'è la possibilità di una relazione veramente a lungo termine. Se coltivata, se a poco, progetti insieme, una persona che vuole vederti felice, una persona molto saggia, molto rispettosa. È molto bella questa stesa. Molto bella questa stesa, sì. Se già la conosci, questa persona è una persona con la quale si è distrutto un vecchio modo di essere, no? Di amare, il crollo delle illusioni. Vedo che tu a poco investi, questa persona ti darà tanto e vedo che tu godrai di questa cosa, ti farai coccolare, ti farai portare. Per altri di voi quello che, perché siamo a migliaia, no? Quando parlo di amore, l'amore che si costruisce dentro di te, no? Poi al di là se è una persona o meno, quando lo prevede il tuo karma, si palesa all'esterno di te, no? Per questo vi invito a guardare il video sull'anima gemella per te, gemelli, che ho pubblicato. Ehm, per chi non la vede subito in questo mese, qua c'è un amore veramente che si costruisce a poco e non arriva con i fuochi d'artificio, arriva a poco. E poi vedi che a poco hai costruito insieme a questa persona un castello e non te lo saresti mai immaginato. Mm. Caspita, vediamo alla fine cosa succede in amore per te. Abbiamo visto le due energie adesso, no? Vediamo alla fine però cosa accade. 10 di bastoni, paggio di coppe, infatti. Bellissimo, bellissimo, 4 di bastoni. Qua ci si scrolla di responsabilità, di pesi, di situazioni anche un po' drammatiche la prima parte del mese.
10 di bastoni, il paggio di coppe vedo questa persona che ti corteggia, un poeta, mi viene a dire un poeta dell'anima, e il 4 di bastoni mi parla di una piena stabilità, soprattutto condivisa vis-à-vis, tête à tête, cioè nel senso una stabilità, vedo incontri, vedo una bella energia di incontri tu e questa persona. Vedo messaggi, soprattutto nella seconda parte del mese, dei messaggi d'amore, un corteggiamento e poi soprattutto alla fine del mese io vedo questa celebrazione insieme, questo rinnovato amore. Sì, per le ragazze singole e i ragazzi singoli vedo dalla seconda parte del mese questi incontri, questo incontro qui, dove tu vai piano piano, ehm, stai un po' sulla difensiva, ricordiamo, ma una persona che dà molta stabilità, qua pure c'era, capito? Vediamo cosa ti dirà questa persona, con i miei potenti oracoli, lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti sto manifestando. Qua c'è una nuova opportunità con qualcuno, è come se fosse uscito il mago. Sto manifestando, ti sto pensando, tant'è che qua c'è, no, un paggio di coppe che scrive, pensa, immagina la persona che desidera, no? Ti sto manifestando, sì. Anche qua l'eremita è una persona che pensa molto, può essere una persona che conosci molto bene con l'eremita, che però con la quale ci si scrolla di pesi, responsabilità, pesantezze anche non proprie, no? E qua si riparte ex novo. Cos'altro? Ah, ci picchia. Questo è un messaggio specifico per alcuni di voi. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora, questo è un messaggio specifico per alcune di voi che hanno situazioni di triangolazione. Guarda, ti dico una cosa, se questo è il tuo caso, questa persona ti pensa moltissimo e sente grava il peso su di lui di questa distanza o su di lei. Io vedo qua soprattutto a fine mese un incontro, degli incontri belli, degli incontri belli. Questa persona è innamorata di te, c'è il 10 di coppe e il 3 di denari, la voglia anche, c'è una predisposizione a voler creare una struttura insieme. Non so a chi, o sei tu impegnato, questa persona è impegnata, un messaggio specifico per alcune di voi. Si creano delle basi per poter avere un rapporto importante. Si creano prima tra di voi e poi ci sarà qualcosa di esterno perché la famiglia può influenzare qua ancora, no? O quello che c'è esterno a voi. Io vedo che tu ci vai piano piano, però questa persona c'ha amore proprio profondo per te. Cos'altro? Tempo e pazienza, cosa ti ho detto? Tempo e pazienza, sì. Guarda, e come ti ho detto all'inizio, quando ho visto le prime 2 o 3 carte, a poco ti accorgerai di aver costruito un castello. Sì, di aver costruito un castello. Questa carta, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo, è anche riconducibile, magari chi non ha questo di triangolazioni, no? È anche riconducibile a te di una vecchia storia, di situazioni, no? Che stavi pensando a una persona e magari si affaccia un'altra persona e sto impazzendo, non so cosa fare. Ecco, a poco ti accorgerai, seminando a poco, che qualcosa di veramente costruttivo nascerà. Sì. Cioè, sai che vedo per te? Che novembre è il mese per te in cui tu impari che l'amore vero nasce dal disincanto. La torre, la morte, no? Avevamo. Cioè qualcosa finisce, ma ciò che resta è puro. Questa è la rinascita di un amore maturo, un amore devoto che non ha più bisogno di possedere. E quando il cuore smette di chiedere, che comincia a ricevere, mi spiego. Quando smetti di chiedere, inizi a ricevere. Perché qua io vedo che questa torre che hai, no?
c'è una purificazione karmica insieme alla morte. Spazza via illusioni, finzioni, relazioni stagnanti o dinamiche di dipendenza, cioè è il crollo necessario prima del volo. Abbiamo Mercurio retrogrado in Sagittario, no? Se non sbaglio, sì, che ti costringe a rivedere tutte le parole che hai detto, tutte le parole che non hai detto, e poi Venere che passa in Scorpione intensifica tutto, cioè non si può più fingere, o si ama o si lascia andare. E infatti vedo che arriva poi la fase della gestazione consapevole, un po' vicino all'appeso, no? Il terreno si semina con pazienza, piccoli gesti sinceri, ed è proprio quando entra Giove retrogrado, quando c'è Giove retrogrado in Cancro, la lezione qual è? Nutrire, non accelerare. Cioè l'amore diventa una cura lenta e sacra, non è l'euforia momentanea. E questa persona è una persona che ha fatto silenzio dentro di sé per capire, che adesso cerca un'unione che sia un progetto spirituale, cioè non corre, ma cammina con saggezza. Questa relazione si intreccia con la tua missione, te lo dico, con il lavoro su te stessa o su te stesso che stai facendo e la tua realizzazione nel mondo. Poi, le carte finali ribadisco che annunciano la liberazione, cioè lasci cadere un fardello, il 10 di bastoni che si ricollega anche a Saturno retrogrado in pesci, accogli un nuovo linguaggio d'amore, paggio di coppe, e arrivi finalmente a una celebrazione. 4 di bastoni, un'unione autentica vedo qua, stabile. E qui i miei oracoli parlano di anime che si cercano, tra mondi paralleli, no? Chi è destinato tornerà, ma solo dopo le strutture vecchie, solo dopo che le strutture vecchie saranno crollate. La superluna in Toro del 5 illumina il bisogno di stabilità emotiva, però ti chiede di costruirla dentro di te prima che fuori, e lo vedevamo anche con l'imperatore lì a sfida, no? Ok, adesso vediamo una carta sull'amore per te di questi. Tic tac, il tempo divino che sta lavorando all'interno. Tagliar legna, guarda la torre, la morte, tagliar legna, il tempo divino sta facendo purificare tutto, l'energia amorosa, e poi rilassati perché le cose, come ti ho detto prima, quando il cuore smette di chiedere, cominci a ricevere, fluisci, non cercare, fluisci, e come ti ho detto anche qui, ok? Wow! Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti leggerò i rituali della buona riuscita, ma prima di tutto vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale. Gemelli, novembre. Ah, l'innamoramento. Qua tu ti devi innamorare di tutto, non di una persona soltanto. Ti devi innamorare di un tramonto. Adesso ti leggo questa carta, cioè devi evocare, per essere creativi, dovete essere innamorati. Allora ti faccio un esempio, quando mi chiedono ma tu Francesca non vai mai in ferie? Guarda, è come essere perennemente innamorati quando faccio il mio lavoro. Che fai? Vai in ferie dal tuo innamorato? Mi prendo le ferie dal mio amore? Capito? Quindi devi evocare la forza dell'innamoramento perché sei in un momento di passaggio, di trasmutazione epocale, va bene? Dovete evocare l'innamoramento. Vediamo il 7, allora. Allora, eccola qua. L'innamoramento è uno stato di annullamento dell'io, cioè quando sei innamorata non capisci una mazza, cioè non capisci più, meno male che non capisci, no? È la morte iniziale. In questo senso l'innamoramento conduce alla grande soglia, cioè è un rituale di morte e rinascita l'innamoramento. Siamo nella tappa dello scorpione, di morte e rinascita, allora facciamo che questi germogli abbiano un terreno fertile. Ci si può innamorare di un fiore, di un gattino, di un tramonto, di una montagna, di un lago, di un uomo, di una donna, di un'opera d'arte, di un progetto, di un ideale. Essere innamorati è uno stato d'estasi. E sempre l'estasi porta oltre la mente ordinaria, consentendo all'umano e alla divinità di avvicinarsi. La mente ordinaria è il velo della separazione tra l'umano e il divino. L'estasi lo straccia. Ok?
Prendersi un minuto per praticare l'attenzione consapevole nell'innamoramento aiuta a fare di questo evento un vero rituale di passaggio. Non avere consapevolezza dell'evento, invece, rischia di rendere l'individuo vittima della sua stessa energia. Il responso del drago: ti trovi in una situazione molto bella, ti dicono. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo nelle tue emozioni. Ragazze mie, ragazzi, fate il rituale del piacere, la danza del piacere, va bene? Nella playlist yoga sciamanico. Fatela una volta al giorno, se riuscite, quella danza. Ok. Adesso ti do il rituale della buona riuscita da inserire nella pratica di 21 giorni. Nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente che si chiama Dio Amore. Contempla l'oggetto della tua passione, tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale rivolgendoti all'emozione stessa. E dici: riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata o grato, aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Cioè, io sono innamorata del mio ideale, no? Che è quello del servizio. Allora ogni giorno dico: riconosco in te il mio riflesso, il mio ideale, il mio amante mistico. Quindi, e sono infinitamente grata, aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività, la visione che porti in te. Ma lo puoi dire a un tramonto, lo puoi dire a una piantina, io lo dico al mio bonsai, al mio sorbo, che è la mia pianta dell'acquario tra l'altro, ogni mattina. Queste pratiche ampliano lo stato di coscienza facendoti entrare in uno stato d'estasi costante. E dice: la pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero, di vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te la possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Cioè, se guardi anche un tramonto, un quadro, qualcosa di bellissimo, qual è l'emozione principale che hai? Quella della vastità, del mistero? Allora chiedi all'emozione della vastità e del mistero di aprire in te le possibilità di creazione e di visione ancora inespresse in te. Perché le emozioni sono divinità o spiriti, ok? Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia, o se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e quelle doti che percepisci nella persona amata. L'innamoramento è un rituale di passaggio, cioè esiste l'innamoramento per permetterti di creare oltre te stessa o te stesso, unendoti a possibilità, doti, talenti che risiedono in te in modo ancora inespresso e che quando vedi l'immagine del tuo amore è un riflesso della tua anima, chiedi a quell'emozione di autopotenziarti, ok? Ragazze mie, ragazzi, è un rituale bellissimo che se lo fate ogni giorno con qualsiasi cosa, vedete quanto diventate creativi e creative, ok? In tutto ciò che fate, da che fate i conti, da che fate la spesa, è una gioia che si moltiplica, va bene? Wow, quindi ragazze mie, ragazzi, io concludo qui. Mi raccomando, praticate, praticate e praticate. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo e ti abbraccio forte forte. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.